Le reclute ucraine scappano direttamente dai centri di addestramento. Ora anche la Germania, tempo fa se non sbaglio la Francia lo disse, che scappavano già, o il Regno Unito. Vabbè, comunque è da tempo che lamentano la mancanza di soldati di ricambio al fronte con le reclute, con i soldati che devono rimanere lì molti mesi, addirittura senza rifornimenti. C'è stato quel video dove hanno denunciato la carenza di cibo, la carenza di acqua, addirittura 10 giorni senza acqua potabile, dovuto anche al fatto che la Russia, bombardando tutte le vie di comunicazione e i nodi logistici, vanno a deteriorare quello che già era carente per quanto riguarda l'esercito ucraino. L'esercito ucraino che avrebbe bisogno di più uomini, perché evidentemente servono uomini al fronte ancora nel 2026, anche se hanno cercato di farci credere che con i droni avrebbero risolto tutto risolto, e invece no. E una guerra che sta andando così bene, che ce la vendono come quasi vinta perché la Russia è in difficoltà e quasi fallita, non sembra convincere troppo quelli che vengono arruolati per strada a forza, che cercano di nascondersi, e quando vengono beccati, quando sono in addestramento, se la filano. Se non ci riescono, se la filano direttamente quando arrivano al fronte, dove i comandanti dell'esercito ucraino, mesi fa, quando ancora potevano parlare, dopo è stato zittito tutto, dicevano, lamentavano che le reclute erano poche, male addestrate, ovviamente non motivate perché volevano essere dappertutto tranne che al fronte, che alla prima occasione, al primo scontro non sparavano, quindi erano addirittura, peggioravano la situazione perché contavano su quei numeri di soldati, invece questi scappavano e disertavano, se ne andavano. E adesso viene fuori che le forze armate tedesche sono a conoscenza di casi di diserzione di soldati ucraini. Ovviamente quando queste notizie vengono fuori vengono approfondite poco, vengono buttate là con qualche agenzia. Se la sai è perché sei un feticista delle informazioni che va a cercare anche dove la gente normale, cioè, la gente normale non leggerebbe nemmeno l'home page di un giornale, andrebbe direttamente su TikTok e a posto con 30 secondi o uno screenshot, un meme, hanno capito tutto. La gente, le masse sono così. Quelli un po' più feticisti vanno a leggere ancora i giornali online, magari, chi cartacei proprio sei un dinosauro. No, online, magari con un abbonamento o anche senza abbonamento, comunque vanno ancora a leggere un articolo, non fermandosi al titolo, e lì già sei nell'1%. E quelli ancora peggio, che stanno messi male, che evidentemente hanno bisogno delle cure psichiatriche, vanno a cercare le agenzie anche internazionali o nei canali Telegram o nei meandri delle informazioni, quelle informazioni che vengono date, ma poi non è che se non fanno comodo diciamo che le lasciamo lì. Poi possiamo dire che le abbiamo dette, no? Il Ministero federale della difesa tedesco ha dichiarato di essere a conoscenza di casi di diserzione di soldati ucraini durante l'addestramento in Germania. Porca miseria. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli. E che sei matto? È come per i missili balistici russi. Quando non hanno più potuto intercettarli da diverse settimane e dovevano in qualche modo dire dove andavano a sbattere questi missili balistici, ovviamente andando tutti a segno, non potevano dirlo perché è controproducente. Allora sai che facciamo? Non diciamo più quanti missili balistici ci lancia la Russia. Fine. È un po' come per i morti e i feriti tra i soldati ucraini. Non vengono mai comunicati. Mai, sempre solo quelli russi. Nelle agenzie l'esercito di Kiev fa sapere quanti soldati russi sono caduti. È incredibile perché arretrando riescono a vedere quanti soldati russi sono caduti. Però vabbè. Sono a conoscenza ma non danno ulteriori dettagli. Il Ministero federale della difesa è a conoscenza di casi isolati di membri delle forze armate ucraine che hanno disertato durante l'addestramento in Germania. Questo ha confermato l'alto comando, il portavoce dell'alto comando dell'addestramento di Strasberg, vicino a Berlino.
in seguito a una richiesta di informazioni. Giusto perché gliel'hanno chiesto. Perché qualcuno aveva visto dei soldati correre fuori dal recinto e allora gli hanno detto: che succede? Qualcuno, ne siamo a conoscenza, qualcuno è scappato. Le forze armate tedesche, Bundeswehr, non hanno alcun ruolo nell'identificazione dei disertori ucraini. Cioè, non capisco che cosa voglia dire, cioè se non vogliono averci a che fare o non sono coinvolti in queste diserzioni. Vabbè, comunque lasciamo il tempo, cioè, tempo al tempo. Del resto, la Germania sa quello che fa, no? La Germania, in questo momento, il governo germanico arma e finanzia il paese che gli ha sabotato il Nord Stream. Rilascia un mandato d'arresto internazionale perché affermano e certificano che sono stati degli ucraini. Uno di questi scappa aiutato dalla Polonia, poi ce lo ritroviamo in Croazia che fa da consulente ad un film hollywoodiano proprio sul sabotaggio del Nord Stream. Ma che bello. Intanto Zelensky sanziona Masha e Orso. Potevamo pensare che per la sicurezza nazionale ucraina il problema fosse, che ne so, la chiusura del commercio e dei porti sul Mar Nero dovuta ai bombardamenti russi, o all'arretramento al fronte con la perdita di territori, o la mancanza di soldati, le infrastrutture distrutte. Potevamo pensare o un'economia distrutta anche nonostante i nostri miliardi. Potevamo pensare che questo potesse mettere in pericolo la sicurezza nazionale. No, è Masha e Orso. Quindi la Germania sa quello che fa, aiuta un paese che sanziona Masha e Orso. Noi non possiamo, cioè, il bue dice cornuto all'asino, noi facciamo le stesse cose, cioè tutta l'Europa volenterosa fa le stesse cose. Non hanno alcun ruolo. Il portavoce ha definito questi casi questioni interne delle forze armate ucraine. Cazzi loro. E ha rimandato le richieste di chiarimenti alle autorità competenti all'interno dell'amministrazione ucraina. Campacavallo. E quando ti fa sapere che ti viene a dire sì, effettivamente ci sono scappati una metà di quelli che abbiamo arruolato a forza per strada, ci sono scappati. Lo vengo a dire a te. Tempo fa era venuta fuori la stessa cosa con gli addestramenti. Mi sembra in Francia, però potrei anche sbagliare. Comunque, mi sembra abbastanza comprensibile che dopo 4 anni e mezzo di guerra, visto come sta andando, non come ce la stanno raccontando, visto come sta andando veramente, la gente non vuole andare a morire al fronte, no? Quando possono scappano prima, si nascondono. Chi è stato è scappato in Europa già a suo tempo 4 anni fa. Quando sono in prima linea cercano di scappare alla prima occasione, se non sono sfigati che vanno in un reggimento dove li massacrano, e scappano dal campo di addestramento se riescono. È comprensibile, voglio dire, guardate come sta andando la guerra. Chi vorrebbe essere massacrato per una guerra persa dove non si capisce più quale sia l'obiettivo che vogliono raggiungere? Perché in teoria l'unico obiettivo che avrebbe senso è quello di liberare i territori occupati dalla Russia, respingere l'esercito russo e ristabilire i confini precedenti. Non dico la Crimea, ma comunque ristabilire i confini precedenti. Questa è vittoria. Tutto il resto sono masturbazioni che danno un piacere momentaneo, però poi nel lungo cioè non è che puoi passare tutta la vita a masturbarti, voglio dire, devi anche lavorare, devi portare a casa qualcosa, devi creare qualcosa, fatti un'istruzione, crescere te stesso psicologicamente, spiritualmente, cioè voglio dire, no? Cioè c'è qualcosa, non di solo pene vive l'uomo. Ecco. L'Europa recentemente ha dato una mano a questi problemini perché respinge quelli che adesso vogliono chiedere asilo, gli ucraini che vogliono chiedere asilo in Europa. Mentre gli arruolamenti forzati continuano e addirittura
dove il Kiev Independent riporta che a Leopoli un addetto al reclutamento è stato accoltellato ed è morto. Erano scoppiate settimane fa le proteste, scoppiano continuamente, ci sono le rivolte, la gente normale non vuole vedere i propri figli o i propri nipoti andare a morire, cioè andare e non tornare più, poi lo dicono dispersi. E questi che arruolano a forza, se li trascinano via, li tirano fuori dai taxi, dalle case, dai locali, per strada, cioè sono... Secondo quanto riportato dal Kiev Independent, un ufficiale reclutatore di 55 anni è stato accoltellato a morte mentre era in servizio a Leopoli. Il militare è stato aggredito mentre controllava i documenti di servizio ed è deceduto durante il trasporto. Un sospetto di 25 anni è stato ferito ad una gamba da un agente di polizia, però è stato arrestato e ci sono le indagini in corso. Ecco, l'Europa cerca di dare una mano a tutto questo, perché l'Europa è il giardino fiorito della democrazia, della libertà, di tutte queste cose, stanno difendendo questo. Ha prorogato lo status speciale di rifugiati agli ucraini, quelli però che già lo erano, ma non ai nuovi. Quelli che vengono adesso dall'Ucraina, che sono scappati non si sa come, che non hanno ottemperato al loro periodo militare e vengono rispediti al fronte. Cioè quelli che scappano dal fronte per non morire vengono rispediti al fronte dall'Europa. Il 30 luglio scorso il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato appunto questa decisione di prorogare fino al 2028, fino al 4 marzo 2028, questa protezione temporanea per gli ucraini, che garantisce loro tutto in Europa. Tutto. Poi dipende dai paesi quanto è sto contributo, ma comunque garantisce tutto. Però chi chiede la protezione da adesso in avanti, ciao core. Allora, chi aveva la protezione, ok, prima del 30 luglio, chi arriva dopo può ottenerla solo se dimostra di essere in regola con i propri obblighi militari in Ucraina. Cioè, se è andato al fronte a morire, allora adesso, come fantasma, può chiedere l'asilo o come cioè, la protezione speciale temporanea come in Europa. Gratificante, direi, no? Visto che c'è il problema della mancanza di uomini e quelli che sono lì che dovrebbero ruotare al fronte invece rimangono per mesi senza cibo, senza acqua, non ne parliamo, no? Ecco, li rimandano via perché hai fatto il tuo periodo, vai, tranquillo, vai. Questi vengono in Europa e possono... Poi se li fanno uscire dall'Ucraina, tra l'altro. Perché tutto questo? Perché Kiev ha una carenza di uomini, è ovvio, ha carenza di soldati e quindi sta perdendo la guerra e quindi l'Europa cerca di fare un gesto d'amore, un gesto di galanteria. Però non si può dire che stiamo perdendo la guerra, anzi, cioè, bisogna esaltare i droni ucraini sul territorio russo che fanno colonne di fumo, ma che non spostano una virgola per quanto riguarda gli equilibri, ma sono mediaticamente d'impatto. Dobbiamo concentrarci lì, non stiamo perdendo la guerra, non vi distraete, non c'è nessun problema. Grazie a tutti, grazie di essere arrivati fin qui, lasciate un like e un commento, se apprezzate il lavoro che faccio potete sostenere il canale con un piccolo abbonamento su YouTube, ci sono 3 livelli, scegliete quello che vi piace di più. Grazie, al prossimo video.